Nino. È pronta? 118. Chiamate un po' 118. flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel.
You're the sweet, sweet Lady of Mercy. Peccato che è un vampiro. Ops, spoiler. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. So it seems our Dr. Swansea does indeed have a fascination for creatures of our constitution. Dr. Swansea is a remarkable man. Dedicated, one might say, obstinate? He spent years compiling our bestiary. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Ok. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Excuse my impertinence, Your Ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion.
It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Ciao Sherrina. Beh, a dire la verità volevo mettere un titolo del tipo più succhio più sale, tra parentesi, il livello, perché più succhio sangue più aumento l'esperienza, però sembrava brutto. Questo è più funny. Questo è molto più funny. Se poi me lo trovi tu un altro titolo, prego. They belong to you now. The life running in your veins. This dead flesh needs it. Please spare me, Dark Queen. Spare your obedient slave. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. Questa è la pettegola. What? What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Dr. Swansea is quite busy, and I need you to help me get acclimated. I have many questions. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. Allora, che gioco è? Vampyr è un gioco di vampiri. È ambientato nella Londra di non so quale epoca. Il protagonista è questo signore, che è un dottore, e si è risvegliato dopo che era morto. Non sa chi l'ha contagiato, sa soltanto che c'è una piaga a Londra, c'è l'influenza spagnola, e oltre a questo ci sono anche i vampiri che dissanguano la gente. Quindi lui adesso sta cercando di indagare su chi l'ha ridotto, chi l'ha reso vampiro, e sta cercando di indagare come mai c'è questa piaga di vampiri a Londra, come venirne a capo, se c'è una cura. Lui tra l'altro è un medico che ha inventato una rivoluzionaria trasfusione di sangue, un metodo rivoluzionario per la trasfusione di sangue. Guarda un po'. Ho visto che hanno messo Cled nella rotazione gratuita dei champion. Allora, praticamente in questo gioco funziona così: per livellare c'è bisogno del sangue, quindi devi ammazzare la gente. Solo che se ammazzi la gente, vedi qui ci sono i vari settori con tutta la gente che è disponibile, insomma. Se ammazzi la gente, questo ad esempio qua l'ho abbracciato, si dice così quando lo ammazzi, e quando lo ammazzi perdi i dialoghi e perdi anche le missioni secondarie, anche perché ad ogni tizio
ti dice la qualità del sangue, cioè quanti punti esperienza hai se lo ammazzi, se lo succhi. Però ci sono anche degli indizi utili per la storia, quindi poi a seconda delle scelte che fai, a seconda della gente che ammazzi, ci sono ripercussioni. Ovviamente più ammazzi, più succhi il sangue della gente, più diventi forte. Sali di esperienza, quindi sblocchi le abilità, fai più danno e cose così. Però se scopri i dettagli delle persone, la qualità del sangue aumenta fino al massimo. E qui mancano 2 indizi per avere poi il massimo dei punti esperienza che posso ottenere uccidendo questa persona. Alcune persone poi sono legate tra di loro, nel senso che hanno qualcosa in comune che poi devo scoprire, quindi non le posso ammazzare finché non scopro, non vado fino in fondo alla storia, insomma. Tipo, lui lo posso ammazzare perché ho scoperto, ho fatto la missione. Non so se mi sono spiegato, è un po' complesso il sistema. Niente, puoi utilizzare vari tipi di armi, ci sono le armi ad una mano, questa è quella, adesso sto usando la falce che ha 2 mani. C'è una principale e una secondaria, puoi usare anche, ho sbagliato, puoi usare anche le armi, le pistole, insomma. Quindi conviene prima trovare gli indizi e poi ucciderli. Perché comunque andando avanti per trovare gli indizi devi comunque affrontare nemici che possono essere umani, che sono alla ricerca di vampiri da ammazzare, oppure ci sono una sottospecie di vampiro che non è un vampiro, lo chiamano Skull, mi pare. No, non Scar, Skull, che è tipo un vampiro impazzito. Quindi questo tipo di vampiro impazzito appena vede, è tipo uno zombie, appena vede una persona, che sia vampiro, che sia una persona normale, lo attacca perché vuole il sangue. Non si chiama Scar, si chiama Skull. E niente, ci sono un sacco di cose che devi fare, che puoi creare, puoi potenziare. Qua c'è la vita, l'energia. Ho aumentato qualcosina, però ancora devo sbloccare bene tutto. L'unico modo che ho per livellare il personaggio, questa qua è l'esperienza che ho acquisito, è con il letto. Quando dormo posso poi livellare. E qua andando avanti poi con gli interrogatori vengo a scoprire poi magari mi sblocca parte del dialogo che sono bloccati con altri personaggi. If I didn't know, If avanti. Thank you. Devo trovare Pippa. Fatto molto bene. The patient and staff might know something. I'll start my investigation with them. Di esperienza, ho fatto tutto molto bene. Che champion ti vuoi comprare? Poi posso interagire con qualsiasi tipo di persona. Dove minchia sta? Uno sta, trova l'infermiera. Guinetto. No? No? Dove sta il Guinetto? Eccolo là. At least that mistress of the dark has to... Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Have you seen a I've never heard of such a thing, Doctor. Questo non mi dice. No, tipo qui vedi ho sbloccato questo dialogo. Vedi,
qua mi dice devo avere l'indizio per sbloccare questa parte del dialogo. Qui ce l'ho e quindi... Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? Non sai giocare gare, non vuoi provare Yasuo, Katarina e Fiora? Capisco cosa. I can't say I approve of what you did. But as a field surgeon, I know that some situations require you to bend the rules. I'm not proud of what I've done, but to contain the epidemic must be our priority, so we can't afford to lose Dr. Tippett. Indagini aggiornata. I've decided that I won't reveal Dr. Tippett's, shall we say, misdemeanor. I'm so glad you share my point of view. Dr. Tippett is a brilliant practitioner. We most definitely need his know-how. I hope you're right. This is a huge risk we're taking. Questo Dr. dottor Tippett must regain his ammazzato un confidence. paziente. Please, Perché ha sbagliato la keep this diagnosi, decision ha between sbagliato you and me. l'intervento. He doesn't need to know you E lo found out. stanno coprendo. Ah, ci sono riuscito qua. Have you... I've never... Good. Qua è andato male il dialogo. Non ho sbloccato. Gli dovevo chiedere qualcos'altro, forse. Dovevo rispondere in maniera diversa. Magari è uno dei champion più facili da giocare. Allora, l'altro sta a 71 metri. Devo trovare Pippa e Dorothy. C'è Pippa quella? No. Non ti posso prendere questa roba. No, è lì Pippa. Vieni a me, Pippa. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? You put a price on hope. This goes against everything you swore to uphold as a nurse. Report me then, Dr. Reed. Report the little nurse and keep on lying about the surgical errors, the wrong dosages and diagnostics that we all covered for the sake of our colleagues. Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Lol, che stronzo. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Goodbye. Manco questa mi è stata utile. It's locked, all right. Lettera lunga. Le ho viste tutte le lettere.
mi ha dato un nuovo indizio su Pippa. Dove è andata Pippa? Pippa, vieni a me. Aspetta, Pippa. Good evening, nurse. Good evening. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. But you're doing something We save lives, sure. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. What? Let me get... Goodbye. No. No, ok, ho sbloccato un altro dialogo, però non mi ha portato a nulla. Ok. Devo trovare adesso il Dorothy Crane. Dorothy. Ciao bellina, tu chi sei? Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. I'm Dr. Jonathan Reed from the... Oswald and myself are both infantry, sir. How long have you... I can't go there. Don't be ashamed, Mr. Blight. He went down by the canal. What? His name is Oswald Thatcher. What? I'm Oswald's best friend. This is a danger... We were looking for the Pembroke Hospital. We both need it. I have all... Thank you, Doc. Mi serve l'infermiera. Infermiera... Trova Dorothy in questa zona. Qui c'è del sangue. Minchia, quello di livello 10. No, direi che qua è meglio non andarci. Qui però c'è una zona sicura. I cannot enter. No, è chiusa a chiave la zona sicura, fa un bagno. Oh, c'è qualcosa qui. Ah, eccolo lì. Premi V per attivare i due sensi. Si sta comportando in maniera sospetta e il suo cuore emetterà un bagliore particolare. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals. Or doctors.
Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. C'è qualcosa che puzza e non sono io. Dove è andata la puttanella? Se n'è andata. Fogno di poplar. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Ci sono gli scalla. Cazzo, ho pochissima vita. Devo succhiargli il sangue assolutamente. Sono morto. Sono riuscito a succhiare. Quindi se non succhi muori. È di fondamentale importanza. Anche se non posso morire perché sono un vampiro, quindi. Poco male, riniziamo ma con la... Oh, guarda cosa avevo lasciato qui. Di là ce n'è uno di livello 7. Di là ce n'è uno di livello 8. Mi ha visto. Quasi.
Ma dai, era quasi morto. Oh, non sono morto. Dai, gli manca un colpo a questo. Morto. Sei livello 4, non ti vergogni. Oh, c'è un topo! Che belli topini, venite qua topini! Faccio tutti! Oh, che belli che sono i topini! Posso andare solo di qua, non posso andare anche di qua. Attenzione, i cittadini del rischio potrebbero non sopravvivere la prossima notte, vai a vedere come stanno. Che non dovevo uscire. Si è bloccato il gioco? Si è bloccato il gioco. Si è bloccato Vampyr. Non me lo fa nemmeno chiudere.
Bene. Sta rieseguendo il gioco sotto. Cioè ho il gioco avviato ma me lo sta rieseguendo. Va bene. Provo a riavviare. Non me lo fa nemmeno la gestione attività. Ok, qua faccio terminare l'attività. Ok, fatto. Sono riuscito. GG. Ok, riavviamolo. Sperando che non mi abbia fatto perdere tutti i progressi. Anche perché se ho perso tutti i progressi, cioè, via. Il salvataggio c'è, è già una cosa buona. Oh, mi fa iniziare anche dalle fogne. Ok. Probabilmente ci sono soltanto di nuovo i mob da ammazzare che sono respawnati, vero? Ah no, non ci sono nemmeno i mob. Cioè non ti puoi accovacciare ad andare lì, ma davvero? Che tristezza. Di là a salvare il civile, che poi vado là per salvarlo e poi lo succhierò più avanti. Che cosa triste. Eccolo là, ce ne sono due. Che livello sono i due? Livello 8 e livello 6. Morto. Morti tutti e due.
Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Mal di testa, cura con farmaco per il mal di testa che non ho. Potrei però mangiarmelo. Però mi dà 350 esperienza. Nah, sopravviverai. Beh, non mi segue? Resta lì? Vabbè. Vabbè, l'abbiamo salvato, abbiamo fatto il nostro dovere di bravo vampiro. Oh, qua mi sa che c'è un boss. Queste sono delle foglie. What sort of creature is this? Cazzo, sono morto. Forte sto cazzo di bestiola. Allora mi conviene avere un'arma più piccolina da una mano. Posso di questa ci fa 130, velocità 5, energia 30, questo però 30, assorbimento 15. Mettiamoci il bastone, no?
Vediamo come va col bastone. I tiri li ho finiti. Ciao Matte, buonasera. What sort of creature is this? Sono morto di nuovo! Ma è fortissimo sto coso, però con sto bastone qua mi sa che ce la faccio. Perché lo stordisco col bastone. Devo giocarmela bene però. What sort of creature is this? Not a lot to check. Coupon dell'infermeria Crane. Se sei malato, se comunque tu sia, dovunque domani a trovare Dorotea per ricevere aiuto. Niente raggiri, niente spesa, non facciamo domande. Ok. Succhiforte finalmente un titolo stream che è una garanzia. Lol. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Non mi torna una cosa però. Il tipo là è morto? Dice perquisisci il cadavere, ma io l'ho salvato. No. Are you sure you're all right, sir? No, l'ho salvato, ok. Sì, i ratti mi servono per ripristinare il sangue. Vedi, c'ho 3 barre. La prima è la barra della vita, la seconda è quella dell'energia, alla Dark Souls,
E la terza è la barra del sangue. Se ho il sangue, vedi, posso utilizzare i poteri con 1, 2, 3, con 1, 2 e 4 per adesso. L'1 mi fa recuperare energia, la 2 lancia un'ascia, una specie di lancia, e la 4 mi butto addosso al nemico e gli faccio danni. Però tutti gli attacchi consumano, è come se fosse una sorta di mana. Invece al posto di consuma mana consuma sangue. Per recuperare il sangue o do i mozzichi ai nemici, oppure mi mangio i topi. Meglio mangiarsi i topi. Anche perché per dare mozzico ai nemici li devo prima stunnare. Devo assordirli. Sì, ma i ratti no, non si fa. Guarda, corro e rompo tutto. Cioè, cammino, non li rompo, corro e li rompo. Va bene. Le logiche del gioco. Ciao, sei il mostro. No, sto bastone è fortissimo comunque. Non mi ha lasciato niente. Veramente interattivo. Stop right now! It's fun! I'll take it! No! Fiala di vetro. Se cambi i bastoni e ne usi uno meno forte, così gli stunni. No, ma questo qua già stunna. Questo bastone qua già di per sé stunna. C'ha 15 di stordimento. Penso sia l'arma con... l'unica arma che mi dà già di base lo stordimento. Altrimenti devo usare le secondarie per lo stun. Sono queste qua. Queste le secondarie stunnano pure. Però questa qua stunna molto di più. Ma tanto non si rompono le armi, quindi posso sempre usare questa. È bello rompere le cose passandoci sopra. Allora, sono qui. Lì c'è l'ospedale. Non posso andare all'ospedale. Non posso usare tipo un viaggio rapido.
Oh, qui c'è un nascondiglio. Club dei vampiri. Allora, vediamo se posso aumentare la mazza. Bastone spinato usato. Posso creare il raffreddore. Stanchezza, anemia. Queste qua non la posso potenziare. Ah no, già l'ho potenziata, la posso potenziare. Aumenta il danno inflitto. Stornimento aumentato. Livello 3. Ah, questo o questo? Non le posso... no. Non le posso togliere, buttare. Mi servono comunque. Allora, questa della cura ci interessa. Perfetto. Ma ho sbloccato le supreme. Rabbia, perdi il controllo e lascia che la bestia a comandare per un breve periodo. La bestia si lancia tutti i nemici intorno a te e li colpisce con furia. Crea un vertice d'ombra ai piedi del tuo bersaglio prendendo vita e l'ombra non infliggono danni. Puoi concentrare il tuo potere per far bollire il sangue del tuo bersaglio causando la violenta esplosione e infliggendo un danno al bersaglio. Queste mi piacciono tutte e tre. Però... questo 1000. Ho 220 punti esperienza, sono salito a livello 10. Questo ne vuole comunque 300. Vabbè.
I cannot enter. Hello again, Mr. Thatcher. Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctor said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Do you need medical attention? Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. I will see. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then, if you're so interested in my case. When I rescued you, you expressed joy at seeing the sky again. So I'm inclined to believe you were trapped or buried somehow. Maybe during a shelling. Jeez, you're good, Doc. You're really good. Go on, please. Tell me more about it. Newton and I were trapped in a circulation tunnel after an artillery attack. We were buried alive for several days without ever knowing if we'd be found. Oswald, tell me about what happened when you were buried in that tunnel with Newton. It was more than dark. It was black as pitch. Hours seemed like days, and days like months. Oh, the terror. The shameful thoughts. Lord have mercy. Shameful thoughts? Tell me about them. At some point, I don't remember which day, but when I thought we'd never be rescued, that this would be our end, I thought about... Say it, Mr. Thatcher. If you ever want to heal, you have to say it. I thought about what I could do to survive. Just for a few more days. I thought about killing Newton. Killing and eating him. The man I fucking love. What you endured was terrifying. It would have completely destroyed weaker men. It did not destroy Newton. Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him.
Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Why were you locked? I went by the canal after an argument with... Goodbye, man. Aspetta, lui di che cosa ha bisogno? Fammi vedere che adesso Good lo evening. faccio. Mal di testa. Goodbye. Non ti vado a fare il farmaco per il mal di testa e te lo porto, amico mio. La porta aperta. Ah, per entrare direttamente qua. The flower's dying. It needs water. Qual è il farmaco per il mal di testa? Non ho la formula, porca troia, non ho la formula. Non la posso creare. Minchia, livello 18. Ah, sto laggando. Vediamo se va meglio adesso.
Ok, sì, adesso fa scegliere anche la qualità. Molto meglio. Così non dovrebbero esserci problemi di lag. What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment, I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages.
Ok, ho preso tutto. Vediamo un attimo qui. Ho preso tutto. Sì, possiamo andare. Vampyr. Poca esperienza, no. Vediamo se posso fare questo. Sbagliato. No. Vediamo adesso. Sempre no. Over there! Stupid beast! I'll kill it! Quando ammazzi la gente ti dà veramente pochissimi punti esperienza. Cioè ti costringe quasi ad ammazzare la gente che ti serve per fare le missioni. Cioè una persona ti può dare 1000 punti esperienza, qua uccidi 3 di loro e ti dà 15 punti esperienza. More and more of these bloody leeches every night. Aye. The guards recruit more and more every year. When did you join the guard? A leech! A leech! Shit, that leech is tough!
It's locked, all right. It's locked. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promised me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. I have found a very interesting letter. Your son planned to prove his worth to the gang by stealing your medicine. Oh, I see. So the little bugger thought he could use his dad to build a reputation. The gang's recruiter was dead when I found him. Perhaps you should take better care of your son. I love my Albert, sir. Believe me. It's just... well, I'm an arsehole, I suppose. Anyway, thanks for the letter. This is for your trouble. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that... I'm sick in the head, you see, and the boy just frayed me last nerve. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. What can you... Nothing. You don't... Not since... Yeah. You mean... Yeah. Perhaps you could... Okay. A gun? I won't end up another drunk arsehole littering the... Are you all right? The bastard at the wall next to me. If you've been hurt... Name's Albert. Remember... Do you... Never heard of her. She's... What happened? Hey! I didn't do... All right. Perhaps... Shut off, mister. You ain't got no... It's true. I'm not familiar... I said... What happened? Hey! All right. Shut off. It's true. I said... Goodbye. Me? I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. È andato quell'altro. Good evening. On the front. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? The doctors called me a liar.
What about those we left behind? It's not that... The doctor... What about... It's not... A gun? Niente, io ho dato la risposta sbagliata. Lei chi è? Good evening, miss. Good evening, sir. Actually... Then you... Oh. Ah, my... I'd like to see... Good evening. I don't like to talk about competition. Never met her, but it seems... What? Most of... Cadogan Bates, without a doubt. Goodbye. Ciao tesoro. If I could get some work in. Good evening. I'm afraid... Anche lui c'ha l'emicrania. No. You don't... Not since... You... Yeah. You mean... Yeah, You... Ah, ma questo è lo stesso di prima. Porello, un altro morto. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. No one's there. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match for us. Come on, take a look. Don't be afraid. Welcome, sir. Please, take... I am Dr. Reed. Doctor?
Have you? Nurse Crane. So she's trying to help her... Dorothy That doesn't... Your precious Nurse Crane. How is business? I had no business. Between this racket... I see. Sounds like you... It's no secret. As a... What you mean, besides the epidemic? Violent? Yeah. A few nights ago. Where did this happen? In the closed workshops nearby. Have you been hurt? No, but that's only because I Goodbye. Mi hai dato delle informazioni utili, grazie caro. I should never have taken up my father's business. Excuse me, sir. Another journalist? I'm not a journalist. A doctor, you say? Really? I'm Joe Peterson's son. May I... I'll do what... Not from this part. Totally. How did you become the local... There's no pride in roughing up poor bastard. A job? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. Most people... I don't care what you... I'm not sure, Mr... Oh, do you? Have you heard of... Dorothy... Could you please tell me... She's a nice girl. Goodbye. Ok. You never... Joe Peterson. He's the... I've known Joe for years. I saw him box once. What can you tell? Colossus Joe was a dick. Without making excuse... We've all had... And nobody will be... Goodbye. Non mi è stato utile lui. Forgive my... Do not apologize, my... I am... son. All's quite a... for you. What? All's quite a... for you. What do you mean? Be... I have... Good evening. It's... Why do you hate... Before coming to London. So... No. Have you any... No. Where did... You sent him up... As a... What do you mean? All's quite a... for you. Well, As a... what do you mean? The beast. Really? We must... What is left? Cleanse. Tell me, Tobias. What... God will recognize his own. Purification. You're mad. My Joseph. Vicar Bene, vuole dare fuoco a tutti questo. I have... Ti ucciderò tanto. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Sorry, I... Dr. Rick... Why are there... There's a... If no... Yes. I've had to... I must confess. I'll remember... What is it? He goes... That's... Not at all. So... Whitechapel. I heard you're investigating an underground... Not much, I'm afraid. I'm afraid one of the... Ah! Without a doubt, you are a damn fine... I don't know much of... He has... No. Where can I find... He spends... He never... No. A few days... Really? He went... Goodbye, Miss...
Solo 20 punti esperienza mi ha dato. Tristezza. Good evening, sir. Please be my guest. Really? I'm a poet. Man? But are you not? Oh, thank you. What is terrible? What are you talking? Do you remember? My mother. Most people. Are you? But this. If so, well, you. I don't. Tell me, in what if you such vivid? Oh yes. Do you, on what can not much. What? And have. May I extra? I don't. I'm looking Doris. What can Darius not interested? Dari. I'll leave. Good evening. And good evening. Allora, vediamo se mi è sbloccato qualcosa. Qui no. E niente. Ali. Trova la cassetta postale e la lettera. Oh, come silent. Direi che l'ho trovata. Angel made flesh, I tell you. Good evening. And good evening. You don't really make a living from your scribblings, do you? No, sir, I don't. When she was my pet, you seem someday. I'll leave you. Ok. Dove sta sta cacchio di cassetta postale? Ciao signorina. Good evening. I know what you're thinking. I know. Tell me about Rick. Tell me. Non parla questa, è sorda? Cioè, è muta? Very well. Hello. Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and... Very well. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter.
Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Don't. I'm not looking. All right. Chris, I don't like doctors. If it... And you... Clayton Darby. I believe Clayton's courage. Are you talking? I've seen... Why? How can... Tell me about it. Are you joking with me? I have no interest. Short story. Many. And when exactly? You see? Dorothy. Goodbye, miss. Oh, fa la prostitutazza. You... Goodbye, Mr. Peterson. Fancy pop. You never... Goodbye for now, Mr. Lewis. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? Don't you see we're on the same... I'm nothing. Yes, you are. I have to admit your words. Ora quanti bei soldini stanno qua. Tutti miei. It's locked, all right. È chiuso, ma non sarà chiuso per molto. Che poi derubo questo e non se ne fotte proprio. Bene. If you want to talk to Dorothy... We've not been... I am... So Dorothy, like, she seems important. More than... Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Are you not? She is as brave as she... Are you in love with... Don't be stupid. Who is she? She's not from around here. You say she has no... Well, there's that awful... Did you refuse to publish Richard Nithick? Yes. You could have told him. As a great writer recently... Tell me... I do... Do you... It's... This war... No. How did you... You mean... Really? I know, but remember... Goodbye, Mr. Petrescu.
need help! He's going into convulsions, Doctor! What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor! A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could? Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but I'd best take some samples of the blood for analysis. You're here to test my bedside manners. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? So... I know you... But what... She's pristine and proper, all right. It's easy... You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same,
Blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All gone. It's locked. It's locked, all right. Volevo mangiare questo, perché non lo sono mangiato? Poi perché fa così il suo grembiule? Sto scorreggiando. Ah. This one stinks already. Over there! Filthy pieces! Hello, Mr. Petrescu. Hello, Doctor. Yes? I do. Goodbye, Mr. Petrescu. It's locked. Good evening. Pay me a glass and I'll be
Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story... Do you think things... I believe... Goodbye, Mr. Duck. I'll be gentle. Pay me a bottle, and I'll be nasty. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! Crush the age, boys! A bit of fire! Watch out for that tank! Take its head! Burn! That's what you do with leeches. I'll take its head! Die, vermin! Bravi, mi avevano teso un'imboscata questi signori. È andato male. Davvero bello, Flavio, davvero bello, molto bello. Se graficamente avessero osato di più, era proprio da prendere instant. Hai visto la boss fight contro quei due cattivoni?
mappe non era una vera e propria boss fight, erano solo due tizi molto forti. 2850. Posso aumentare qualche cosa. Posso sbloccare la suprema. 200 danno. Ah, sei entrato da poco, quindi non hai visto coagulazione. Trasportare flessieri, aumenta il numero di proiettili, aumenta il tuo volume di sangue. Come suprema sblocchiamo la rabbia. Cosa fa la rabbia? La rabbia, lui perde il controllo e lascia che sia la bestia a comandare per un breve periodo. La bestia si lancia su tutti i nemici intorno a te e li colpisce con furia. 200 di danno è tanto. L'abisso invece crea un vortice d'ombre ai piedi del tuo bersaglio, prendendo vita. Le ombre interrompono un nemico nella zona e gli infliggono danni enormi. Questo fa 600 di ombra, ma meglio avere 200 danni. Praticamente ogni nemico può avere dei punti deboli e dei punti di forza, che possono essere danno da mischia, danno dalla lontananza, ombra e sanguinamento. O sanguigno, come dice qua. Questo fa 230 danni da sanguigno. Puoi concentrare il tuo potere e far bollire il sangue del tuo bersaglio, causandone una violenta esplosione e infliggendo un danno al bersaglio a tutto ciò che si trova nelle vicinanze. Questo penso soltanto per i bersagli normali, insomma, perché i boss non penso li puoi far esplodere così. Quelle cose adesso mi posso concentrare su queste qua che ancora non avevo sbloccato. Però secondo me le cose da potenziare sono le abilità passive. Il sangue sarebbe il tuo mana, ti serve poi per la rabbia, ti serve per la molla, il velo dell'ombra, per la coagulazione, per gli artigli, per la lancia di sangue. Quindi più sangue hai, più puoi spammare le mosse. Per spammare le mosse hai bisogno del morso, che col morso prendi sangue. Aspetta, confermo. Da livello 10 adesso dovrei essere livello... stanchezza, raffreddore, bronchite, emicrania. Evento importante, la stampa riportava la scelta riguardante il leader della comunità. Loro sono in salute, stabile. Armi non le posso potenziare, posso così. Non della comunità, sono... Dove stanno qua? Sono i leader dei... diciamo dei settori, dei vari quartieri. In salute. Lei vabbè risulta dispersa ma non è morta.
In poche parole, lo stato di salute, come vedi, tutte queste persone qua sono persone che ti servono per la storia, ok? Tu puoi decidere se queste persone aiutarle oppure succhiarle. Tieni presente che quando uccidi qualcuno ti dà tipo 15 punti esperienza. Quando fai le missioni, cose, ti dà pochissimi punti esperienza. L'unico modo per far sì che la tua esperienza salga notevolmente è ammazzarli. Tipo, se ammazzo lui, vedi, guadagno 6.000 punti esperienza. Solo che se ammazzo lui, poi perdo lui come personaggio, perché ovviamente è morto, quindi perdo poi tutte le quest e le sottoquest legate alla storia di questo personaggio. Quindi è per questo che adesso ho preso i farmaci, perché dato che lei praticamente, questa Dorothy era un'infermiera e gestiva un ospedale, diciamo, abusivo, che curava gratuitamente le persone nel distretto di Whitechapel. Dato che adesso lei non farà più questo, perché ricattava Abby, dove sta? Ricattava, non ce l'ho manco qua. Ricattava comunque una tipa che è un vampiro, e quindi per far sì che lei non sputtanasse tutto, ho usato i miei poteri di vampiro su di lei. Non l'ho ammazzata, infatti spero poi di poterla comunque utilizzare in futuro, anche se no, perché sennò me la sono fottuta. E quindi lei non curerà più le persone. Come vedi, queste qua sono tutte malate, stanchezza, raffreddore, le devo curare io. Vedi, questi qua danno 390 punti esperienza perché il resto è bloccato perché sono malati. E devono stare in salute, altrimenti li perdo tutti, muoiono tutti. E se muoiono, oltre a perdere l'esperienza perché muoiono e non li ho uccisi io, quindi perdo l'esperienza, ma perdo anche le missioni. Anche perché tieni presente che le missioni te le danno i tipi, vedi? Ti danno delle missioni da fare. Se li ammazzo non le posso più fare, quindi perdo le missioni. Per ogni cristiano ci stanno degli indizi che devi trovare. Questo per esempio me lo sono fottuto, quindi non potrò mai sbloccare al massimo il livello uccidendo questa persona. È molto complesso, molto bello questa cosa. Poi ovviamente le scelte che fai tu vanno a influenzare tutto il gameplay. Questo qua, questo distretto ancora non l'ho sbloccato, infatti non so nulla. Come puoi perdere gli indizi? Semplicemente quando parli con loro ti dà 3 scelte. Tu gli dici la cosa sbagliata e ti fotti. No, non devi pedinare, devi semplicemente parlare con loro. Parli con loro, magari si fanno scappare qualcosa di qualcun altro e quindi tu lo utilizzi, poi vai a parlare con quell'altra persona, dato che allora praticamente quando parli con una persona non puoi alcune cose sono bloccate perché hai bisogno dell'indizio. Per farti dare questo indizio devi parlare con qualcun altro e sperare che quest'altra persona ti dà l'indizio proprio su questa persona che ti serve. Se ti dà quell'indizio ti esce il messaggino che ti ha sbloccato l'indizio di quella persona, vai di nuovo a parlare con quella persona e c'è il dialogo sbloccato, lo vedi in azzurro. Una volta che l'ha sbloccato puoi approfondire, così sblocchi poi il 100% di quella persona e lo puoi ammazzare. Però non subito, perché non so se la storia poi continua e mi serve quel personaggio per la storia. Tieni presente che una volta che l'hai ammazzato ciao, è morto. Non è che lo risusciti, lo puoi far risuscitare. Quindi devi ponderare le tue scelte. Proviamo la suprema, va?
È fatto molto che cazzo, cioè mi sta piacendo molto. Devo andare 94 metri. Dove sta la casa di questo? Trovo un modo per entrare nella casa di Darius. Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. Vedi, allora qua quando parlo con una persona mi dicevo le domande sulla vita. Vedi, alcuni sono sbloccati, dice indizio richiesto. Se non ho l'indizio non gli posso fare questa domanda, quindi non posso andare avanti. Quando ho l'indizio ti compare in blu. Vabbè, adesso non è più colorato in blu perché già l'ho utilizzato. I have to go now, sir. But in the circumstances, I'm Doctor. Good evening. Vediamo se lei mi dà qualcosa. No, qua mi dice indizio richiesto. Goodbye, Mrs. Goswick. Allora, devo parlare con la tipa vampira. Gli devo dire che è tutto risolto. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Hiding your true appetites behind a facade of compassion. Bravo. Very clever indeed. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Excuse my... Me? Goodness, no. Only... I don't understand. That is a question only the one who made you... So me... I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone.
vengono creati? I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. A vampire? Such a crude word. Are you? Yes, I am. We are the closest... So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. No, guarda, non c'entra nulla con Detroit Become Human, soltanto perché... I know this is beyond... Really? And I thought you would... My maker. A lady... Andiamo avanti, schippiamo. Why does... Dr. What? The as... What? I could... No. What type of vampire is a Scar? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Quindi gli Scar sono tipo gli zombie vampiri. I've been... Things have got... What? Fear has long since... Yeah. Other... Immortals are of a rare breed. What do you mean? Every now... I do vampire... When I... Though they... More... I bid you farewell. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Ok. Allora, di là posso andare direttamente nella mia stanza. No, non è da qua. Forse non lo posso fare davanti a tutti. No, è lì. Oh, mi sono risparmiato un sacco di strada. Siero energizzante. Non lo posso ancora livellare, la mazza. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scowls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. The flower's dying. It needs water. Parliamo col dottore. E beh, Logoroici si basa tutto su questo, si basa tutto sui dialoghi tra i vari personaggi. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else?
I have a few leads, but nothing... I'd be interested to hear your... There's a lot we're not seeing here. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting... What on earth? Why you, my dear boy? And sure. We'll discuss this more later. No. Yes? I'm afraid... My sister... She's to be buried. I see. I'm sorry, Jonathan. Bello comunque il mix di dialoghi e tutto il resto, un po' come punta e clicca Deus Ex, però sotto altra veste. Più che altro molto come Mass Effect, perché veramente cioè, le decisioni che prendi, che fai, poi vanno ad influenzare effettivamente il gameplay, la storia e tutto il resto. Penso pure che ci saranno, sicuramente ci sarà più di un finale. Ci sarà qualche happy ending e sicuramente tantissimi bad ending. Male Topino, devi giocare a Mass Effect, veramente bello. Soprattutto il 2 è il più bello. Allora, quindi adesso devo trovare una preghiera per me, devo partecipare al cimitero di questa. Sto al capitolo 3. Ancora trovo un modo per entrare nella casa di quello. Mi sa che si è... Mi sa che si è sputtonato. Ah, ok, con lui devo parlare. Good evening, Doctor. I am... Please... Qui schippo... It is... as long as you're not... Qui schippo perché non mi interessano questi dialoghi. With what? Well... Oh, I see. I'm question. Tell me what... What? Then I did. But become. Goodbye, Dr. Strickland. Che mi servono più dettagli possibili. Good evening, Mr. Fitt. Good evening. Lui è in salute. You seem... What about... She died. Tell me what... I'll... Tell me... How... You... Goodbye for now, Mr. Ok. Che mi servono più dettagli possibili. Tipo lui adesso... Mi dà 1000 esperienza. Vediamo se è collegato a qualcosa, se non ce lo mangiamo. Non dovrebbe essere legato a nulla. Lui c'ha mal di testa, ma ancora non so come. Sì, allora lui me lo posso mangiare. Good evening, Mr. Fitt. Good evening. Cioè, mangiare, succhiare. Ora vieni con me verso un mondo d'incanto, principessa, è tanto che ti devo ammazzare.
wanted was to go back to work, to take care of my children. Oh, 1000 punti esperienza, ora che belli. Solo per aver ammazzato uno. Il quartiere presto subirà le conseguenze della tua azione. Fa niente. Ok, possiamo andarcene. Mi sa che ho sbagliato strada. Cioè, guarda, ammazzando questi tre, tra l'altro erano pure più di livello più alto del mio, ho guadagnato tipo 25 punti esperienza. Cioè, assurdo. Ti costringe proprio ad far sì che qualcuno ci lasci le penne. Per forza. Cioè, non hai alternativa. Non puoi proprio farne a meno. Dove cacchio sta? Devo andare di là. Posso salire lì? Perché no? Are you dead? Look at it! Vicious bugger! Right, vermin! Missione esplorativa. Ok, ho nuove notizie su quella. Sulla paziente. No, è mezzanotte quasi. Devo pure staccare, sennò domani col cacchio che mi alzo. Di là non posso andare, mannaggia, sennò era troppo easy.
Vorrei poter raggiungere il funerale, cioè io ando al funerale di mia sorella, ma non riesco a trovare la strada giusta. Provo a farmi il giro, magari devo per forza passare strada per andare di qua. Ma mi sembra che qua posso andarci diretto. Torniamo indietro, aspetta. Mettiamo un punto qui. Ciao Flavioschi. Un bacioschi. Vedi che da qua subito si raggiunge? No, ma povera. 5 scellini. Scusi, qual è la strada? Back in the crowd! Let's pin it down! Scatola di pillole grandi. Scellini. My dear sister, I don't know if I have the strength. What do you want? Somebody help! What do you want? Somebody help! Who are you? What do you want? Are you all right, miss? I don't know. They've lost... You seem to know a lot. I'm Dr. Jonathan. I am
carnage. This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. It's locked, all right. As I feared, Samuel no longer preaches the good word. I can't believe I'm doing this. Beh, è buono, sono buoni i topini. Signora, c'è da pagare l'affitto. Sì, signora, l'affitto di questa bellissima casa. No, non nascondiglio. It's locked, all right. It's locked. Questo che mi dà siero energizzante. Un po' di roba da buttare. Mi serve parte per un impugnatore buono. Me ne servono 3 parti. Va bene, dormiamo, livelliamo e sacchiamo. Che si è fatta una certa. Siamo a 1700. Io cerco di sbloccare tutto. Poi potenziarci. Bronchite, raffreddore, anemia. Questi sono così, muoiono.
Buonanotte.